Quello che state guardando è il dottor Joseph Hamilton. Fu il ricercatore principale degli esperimenti umani sul plutonio negli anni 40. E vi direte, come esperimenti umani sul plutonio? Hai sbagliato a parlare? No, non ho sbagliato a parlare. Negli Stati Uniti sono stati condotti numerosi esperimenti umani sulle radiazioni, molti dei quali sono stati finanziati da varie agenzie governative statunitensi. Non lo dico io, ma la storia. Il presidente Clinton aprì un'inchiesta governativa pubblica chiamata The Advisory Committee on Human Radiation Experiment per fare chiarezza sui crimini abominevoli che avvennero negli anni 40 e quello che è venuto fuori è qualcosa di assolutamente devastante. Abbiamo documenti ufficiali e una storia spesso volutamente silenziata che ci parla di quanto gli Stati Uniti all'alba dell'era nucleare testavano gli effetti delle radiazioni sulla popolazione ignara. Dagli esperimenti sulle ricadute del fallout radioattivo sull'isola di Bikini a vere e proprie somministrazioni su pazienti terminali senza il loro consenso. Fornivano tracce radioattive ai bambini, questo direttamente da Wikipedia, arruolavano medici per somministrare ferro radioattivo a donne incinte povere e altri crimini contro l'umanità, che ormai fanno parte della storia. Questa, signori, è storia in merito alla quale esiste una copiosa documentazione. Addirittura esiste un'inchiesta governativa pubblica mossa dall'amministrazione Clinton. Ma se alla fine della seconda guerra mondiale e durante la guerra fredda gli americani facevano cose del genere, la domanda è una, no? Cosa combinavano i russi? Ebbene signori, la differenza fra Stati Uniti e Russia, ex Unione Sovietica, è che i russi sono molto più bravi a mantenere i segreti. E il foia, sai dove te lo puoi mettere secondo loro? Ecco. Tranquillo che i segreti di Stato rimangono tali, protetti e detenuti dai vari regimi che si sono susseguiti. Oggi però sono riuscito a reperire abbastanza informazioni per raccontarvi una storia. Oggi, signori, parleremo di veri e propri programmi ultra top secret mai divulgati al mondo, dico al mondo, di cui nessun creator sul pianeta ha mai parlato, ok? Oggi ti parlerò dei laboratori segreti di sperimentazione umana in Russia. Tieniti pronto, lascia un like di supporto al video, lascia adesso in questo momento un like, a meno che tu non voglia trasformarti in un pelo radioattivo, e iniziamo. Il programma atomico sovietico era un programma classificato di ricerca e sviluppo autorizzato da Joseph Stalin nell'Unione Sovietica per sviluppare armi nucleari durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sebbene la comunità scientifica sovietica abbia discusso della possibilità di una bomba atomica per tutti gli anni 30, arrivando addirittura a formulare una proposta concreta per sviluppare un'arma del genere nel 1940, il programma su larga scala non fu avviato e non fu reso prioritario fino a quando la Germania nazista non invase l'Unione Sovietica. A causa del silenzio evidente delle pubblicazioni scientifiche sul tema della fissione nucleare da parte di scienziati tedeschi, americani e britannici, il fisico russo Georgy Fedorov sospettava che le potenze alleate avessero segretamente sviluppato una superarma di cui non volessero parlare. Fedorov scrisse quindi una lettera a Stalin che lo esortava ad avviare questo programma nel 1942. Gli sforzi iniziali furono rallentati a causa dell'invasione tedesca dell'Unione Sovietica e rimasero in gran parte rilegati nella raccolta di informazioni delle reti di spionaggio sovietiche che lavoravano negli Stati Uniti al progetto Manhattan. Dopo che Stalin venne a conoscenza dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, il programma fu portato avanti in modo aggressivo e accelerato attraverso un'efficace raccolta di informazioni sia sul progetto tedesco di armi nucleari sia su quello americano, e gli sforzi sovietici, con l'aiuto anche di scienziati tedeschi catturati per unirsi al loro programma, fecero affidamento sulla conoscenza trasmessa dalle spie delle agenzie di intelligence sovietiche per sviluppare la bomba atomica. Sai come svoltarono definitivamente? Svoltarono testando illegalmente le radiazioni sulle persone. Mentre tutto questo succedeva, vennero aperti dei laboratori del terrore dove venivano largamente testate sostanze radioattive e veleni. Oggi parleremo proprio di questo. Il programma nucleare sovietico prevedeva esperimenti umani su larga scala, tra cui, in particolare, l'esercitazione nucleare Totskoye del 1954 e gli esperimenti condotti presso il sito di test di Semipalatinsk nel 1949. C'erano circa 700.000 partecipanti a diversi livelli di questo programma, metà dei quali erano prigionieri dei gulag utilizzati per esperimenti sulla radioattività e per l'estrazione di minerali radioattivi. Le informazioni sull'entità,
le condizioni e la mortalità delle persone coinvolte nel programma sono ancora, oggigiorno, riservate e tenute segrete dal governo russo. A metà settembre 1954 furono eseguiti test di bombardamento nucleare sul campo di prova di Tolskoye e furono mandati in esplorazione nell'epicentro di 2 esplosioni atomiche un numero imprecisato di persone per testare il fallout. Quello che è successo ve lo potete immaginare. Ancor prima dei test nucleari sugli esseri umani e poi di pari passo lo sviluppo nucleare, esistevano programmi ultra top secret correlati allo sviluppo dei veleni più letali al mondo e il paese all'avanguardia in questa ricerca era l'Unione Sovietica. Il laboratorio dei veleni dei servizi segreti sovietici, noto anche come Camera Laboratorio 1, che significa la cellula, camera con la K, era una struttura segreta di ricerca e sviluppo delle agenzie di polizia segreta sovietiche. Prima della dissoluzione dell'Unione Sovietica, il laboratorio produceva e testava veleni e, secondo quanto riferito, fu riattivato dal governo russo alla fine degli anni 90. L'archivio Mitrokhin è una raccolta di appunti, manoscritti, fonti primarie e documenti ufficiali che furono segretamente realizzati, contrabbandati e nascosti dall'archivista del KGB Vasily Mitrokhin durante i 30 anni, signori 30 anni, in cui prestò servizio come archivista del KGB nei servizi segreti, ed è solo grazie a questo se oggi sono qui e posso raccontarvi questa storia. L'archivio Mitrokhin è l'archivio di documenti segreti russi più ampio di sempre, consegnato agli inglesi come fonte di spionaggio quando disertò questo Vasily Mitrokhin nel Regno Unito nel 1992. Ora, cosa viene raccontato in questi documenti? Vengono raccontate cose veramente terribili, signori, terribili. Ho dovuto filtrare il testo di questo video un paio di volte per renderlo digeribile alla piattaforma. Nel 1921 venne fondato il primo laboratorio dei veleni all'interno dei servizi segreti sovietici, chiamato Ufficio Speciale, gestito dal CECA, la polizia segreta sovietica. Il 20 febbraio 1939 divenne il Laboratorio 1, dove venivano condotti test sul sonno e sulle sostanze psicotrope radioattive e velenose. Il 14 marzo 1953 fu ribattezzato Laboratorio 12 e per paura che ne venisse divulgata l'esistenza i precedenti direttori dell'ufficio vennero giustiziati. Nel 1978 ci fu un ampliamento e venne implementato un istituto chiamato Ufficio Centrale di Investigazione per le Tecnologie all'interno del KGB. E nel 1991 si venne a sapere dall'archivio Mitrokhin che i laboratori in questione furono responsabili della creazione di armi biologiche e tossiche per operazioni clandestine in Occidente. Vi illumino? Il 70% di queste questioni sono ancora segrete. Come vi dicevo prima, i russi, signori, sono molto più bravi degli americani a mantenere i segreti. Questo signore è Grigorij Maidanovskij, il biochimico sovietico e sviluppatore di veleni più famoso della storia russa. Lui e i suoi colleghi, basta guardarlo in viso per capire già tutto, testarono in maniera del tutto incontrollata una varietà infinita di veleni letali sui prigionieri dei gulag: ricina, digitossina, curaro, cianuro, plutonio, radiazioni e molti altri veleni. Si stima che i soggetti dei test dal 1921 al 1991 siano stati più di 400.000. Vi immaginate 400.000 prigionieri e non solo, nell'arco di 70 anni? Ecco, immaginati questo, immaginati soltanto per condurre sperimentazioni su così larga scala che tipo di infrastrutture dovevano avere, no? Non sono cose che puoi fare nell'ufficio postale dietro casa, no? E quindi vennero fondate le città chiuse. Città che letteralmente non esistevano, di cui nessuno conosceva l'esistenza, usate solo ed esclusivamente a scopo militare. Tenete a mente il fatto che la Russia è il paese più grande del mondo per estensione e il gioco è fatto. I mezzi di informazione negli anni 30 non erano quelli di adesso, non esisteva internet, la stampa era totalmente pilotata dal regime ed ecco fatto. Nessuno, letteralmente nessuno, conosceva l'esistenza di queste città chiuse. Pensate che in epoca sovietica erano centinaia, chiaro, centinaia, 2, 3, 400 città chiuse, chiaro, centinaia di queste città gestite in tutto e per tutto dal Dipartimento della Difesa dell'Unione Sovietica.
Attualmente in Russia ci sono 42 città chiuse pubblicamente riconosciute e all'attivo, con una popolazione stimata di circa 1,5 milioni di persone. Lo sapevi? Non penso. Per 3/4 sono amministrate in toto dal Ministero della Difesa, mentre le restanti, ma guarda che caso, sono amministrate dall'Agenzia Federale Russa per l'Energia Atomica. Chissà mai cosa ci faranno, no? Attualmente, come allora, avvengono test nucleari, sperimentazioni segrete e nessuno entra o esce senza l'autorizzazione militare. All'epoca era peggio, ok? In epoca sovietica all'interno di queste città chiuse avvenivano veri e propri crimini contro l'umanità, molti dei quali ancora non conosciamo. E sai perché? Perché non c'era Amnesty International, chiaro? Nessuna supervisione. Sai cosa significa? Nessuna supervisione se non quella delle forze armate sovietiche. Era esattamente così. Noi quel mondo non lo conosciamo. Gli esperimenti messi in piedi nelle città chiuse dal nostro amichetto Gregory Miranovsky, signori, avevano come obiettivo, secondo il rapporto Mitrokin, quello di identificare una sostanza chimica insapore e inodore che non potesse essere rilevata post mortem. Sarebbe diventata a tutti gli effetti un'arma di distruzione di massa, no? I veleni candidati sono stati somministrati alle vittime inconsapevoli, ripeto, vittime inconsapevoli, spesso prigionieri dei gulag, insieme al pasto giornaliero o camuffati da farmaci. È successo un vero e proprio sterminio, di cui in pochi, veramente pochissime fonti in Europa riportano. Alla fine, signori, è stato sviluppato un preparato che soddisfaceva i criteri desiderati denominato K2. La sostanza è chiamata carbilamina colina cloruro. Secondo le testimonianze, le vittime hanno subito cambiamenti fisici dopo l'assunzione, capito? Come un rapido indebolimento e diminuzione dell'altezza, seguiti da un comportamento calmo e silenzioso, culminati con la morte entro 15 minuti. Ti immagini che roba era quella? Ti immagini una persona che diminuisce l'altezza in 15 minuti? Cosa ti fa al corpo quella roba? Ecco che cosa ti faceva quella roba. Miranovsky portò intenzionalmente in laboratorio individui con determinate condizioni fisiche, capiamoci al volo, no? Per comprendere in modo completo gli effetti di ciascun veleno. E le vittime sono letteralmente sconosciute. Non esiste un conteggio preciso, chiaro? Non abbiamo record storici pubblici che ci riferiscono quante persone sono state sottoposte a questi test, chiaro? E questo è inquietante. Questo signore era Lavrenti Beria, il capo del Commissariato Popolare per gli Affari Interni, il famoso NKVD sotto Stalin. E tutte le operazioni di cui ho parlato vennero firmate e approvate da lui. Tutto quello che sto dicendo è testimoniato storicamente dall'archivio Mitrokin. D'altronde ci sono anche svariati articoli di giornale che potete consultare come conferma relativa alle fonti di questo video. Comunque dopo vi condivido tutti i link. Questo per esempio è un articolo molto dettagliato del The Guardian che racconta quello di cui ti sto parlando, dove tra l'altro, attenzione, si cita tuttora un istituto di ricerca scientifica numero 2 alla periferia di Mosca, al cui interno vige il più alto segreto di Stato, ma numerosi ex funzionari dell'intelligence russa, alcuni in pensione e alcuni disertori, hanno confermato che l'edificio ospita la famigerata fabbrica dei veleni del Cremlino, fondata nel 1921 per ordine di Vladimir Lenin. Abbiamo fonti che ci arrivano dall'Università di Cambridge, dove addirittura è possibile consultare le note originali dell'archivio Mitrokin. Abbiamo i documenti ufficiali presenti sull'archivio ufficiale della CIA. Ci sono interi fascicoli pubblici dei comitati inglesi di revisione delle note. Potete davvero consultare online letteralmente tutta una serie di documenti ufficiali storici in merito di cui ovviamente vi condividerò i link su Telegram. E poi, cari signori, per facilitare il tutto, c'è il libro scritto dallo stesso Vasily Mitrokin dove riassume il contenuto delle note. Cioè, più di così, no? Tutte le fonti sono disponibili online e raccontano gli abomini di cui vi ho parlato. E volendo si potrebbe anche approfondire tantissimo solo appoggiandoci alla lettura del libro. Personalmente, signori, sapere che il laboratorio fondato nel 1921 esiste ancora mi mette i brividi. Purtroppo le autorità occidentali, a differenza di quello che vogliono farti credere, non hanno il minimo potere in Russia
E quindi anche se la storia del laboratorio è finita nelle mani degli inglesi, non c'è modo di condannarlo e farlo chiudere, chiaro? Anche perché davvero in pochi ne conoscono l'esistenza o sanno ciò che avviene al suo interno. Lo stesso The Guardian riferisce che è un segreto di Stato, ma grazie all'archivio Mitrokin, oggigiorno, sappiamo quello che succedeva in passato e vi assicuro che parliamo di gravissimi crimini contro l'umanità, di cui ovviamente non ho potuto parlare apertamente, no? Ovviamente ho filtrato tantissimo, immaginatevi soltanto cosa poteva accadere in quelle città chiuse. Approfondite voi stessi e arrivate in fondo alla questione, vi dico solo questo. Cosa succedeva nei laboratori dei veleni nelle città chiuse in Unione Sovietica? Il The Guardian ci riferisce quanto segue. Yuri Shvets, un colonnello del KGB che in seguito si stabilì negli Stati Uniti, descrisse una visita al laboratorio Top Secret negli anni '80. Doveva prendere un farmaco rivelatore di verità da usare su una fonte americana. La direzione delle operazioni tecniche del KGB doveva approvare qualsiasi utilizzo. Shvets ha scritto che il laboratorio produceva un'ampia varietà di sostanze, inclusi veleni, narcotici e sostanze psicotrope. Shvets lasciò il laboratorio con una fiala chiamata SP-117, alcol concentrato da versare in un bicchiere di champagne. Notò che se il farmaco usato per far ubriacare rapidamente un soggetto era il numero 117, allora l'arsenale tossico del KGB probabilmente conteneva almeno altre 116 pozioni. Il laboratorio affascinò i leader sovietici, compreso l'ultimo, Mikhail Gorbachev. Nel 1988 Gorbachev chiese un briefing, in merito a questo laboratorio e il KGB rifiutò. I dettagli delle sue operazioni segrete trapelarono dopo la disgregazione dell'Unione Sovietica, ma non ci sono informazioni aggiornate sul lavoro attuale del laboratorio. Fonti di intelligence ritengono che la sua funzione sia in gran parte simile a quella dei tempi del KGB. Pensate un po'. Il laboratorio, signori, ha avuto vari nomi: Cellula Rossa, Laboratorio 1, Laboratorio 12 e attualmente non solo esiste, perché esiste, clamorosamente esiste ancora, ma inoltre non ne sappiamo assolutamente niente. Per oggi è davvero tutto. Se questo tipo di video raggiunge un buon numero di like, potrei anche pensare di aprire una serie, quindi se il contenuto ti è piaciuto, fammelo capire con un like. È un'equazione molto semplice, no? Guardi il video gratis e per contribuire, per supportare, lasci un like. Io vi ringrazio per essere stati con me, spero davvero con tutto il cuore che il video vi sia piaciuto e vi rimando, come sempre, al prossimo episodio. Adieu!